Ciao amici lettori, come state? State bene? Ben trovati. Oggi ho pensato a un video con protagoniste tutte al femminile. Ho visto che vi piace questo format, per cui ho deciso di fare ancora dei video di libri suddivisi per categoria. Ci tengo a precisare che non è un video femminista, in alcuni casi le donne ne escono bene, in alcuni casi un po' meno. L'unico fil rouge che li lega è che sono protagoniste donne. Sto parlando sia di teatro, sia di romanzi, sia di racconti brevi, c'è un po' di tutto. Sono in ordine casuale, non è una classifica. Cominciamo. Il primo libro è Piccoli racconti di misoginia di Patricia Highsmith. Lo so che parlo spesso di questa autrice, ma mi piace molto e quindi la straconsiglio. In questo libro, come si capisce anche dal titolo, ci sono dei racconti brevi dove le donne non ne escono troppo bene. C'è quella che finge di aver avuto un incidente, fa credere al suo fidanzato di averle fatto del male, così poi coi sensi di colpa lo costringe a sposarla, a mantenerla, eccetera, poi si scopre che non stava poi così male. O c'è quella che tradisce il marito, quella che si occupa di andare a fare corsi di tutti i generi, tranne occuparsi della casa. Sono racconti ironici, simpatici, divertenti, spiritosi, godibilissimi, adatti per tutti, insomma, racconti leggeri. Il secondo libro di cui vi parlo è sempre della Highsmith e si intitola Diario di Edith. Edith è una signora che ha una vita squallida, il marito abbandonata, il figlio fannullone, lei è una casalinga, non è soddisfatta della sua vita e allora comincia a scrivere un diario dove si inventa una vita parallela, dove va tutto bene, suo figlio è sposato, è laureato, le ha dato un bellissimo nipote, il marito è innamorato e va tutto bene e comincia a vivere come se questa fosse la sua vita vera. Si chiude in questo diario e comincia a parlare come se la sua vita vera fosse quella, la vita reale non la considera più, diciamo. I personaggi dell'Highsmith sono tutti un po' fuori di testa, personaggi strani, un po' particolari, tutti libri molto belli. Il terzo libro è Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, questo. Non ho mai parlato di questo libro, questo è una pièce di teatro che è ambientato negli anni 30-40 del XX secolo, credo. Comunque, la storia parla di una ragazza, i protagonisti sono la ragazza, sua madre, il fratello, una famigliola. Questa ragazza ha una piccola difetto fisico, una lieve zoppia, che però nota solo lei, gli altri non ci fanno caso, però per lei diventa un problema, un dramma, eccetera, perché si vede un po' handicappata. E si chiude in se stessa, è chiusa in casa, si vede brutta. La madre invece la vede bellissima, pensa che sia la figlia più bella del mondo. Lei quando era giovane aveva tantissimi spasimanti, erano tutti innamorati di lei. È una donna che vive un po' sulle nuvole, non ha molti piedi per terra. Il fratello è quello che deve mandare avanti la famiglia, che lavora, è l'unico un po' concreto della famiglia, diciamo. Questa ragazza ha la passione appunto di collezionare questi animaletti di vetro che tiene in una teca. E il suo animaletto preferito è un unicorno che tiene in questa teca. A un certo punto questa ragazza era stata innamorata di un amico di suo fratello, il quale si fa risentire dopo un po' di tempo, contatta suo fratello, dice che ha bisogno di parlare con lui, eccetera. Allora la mamma comincia a montare la testa, le dice che anche lui si è reso conto che era innamorato di lei, che la vuole rivedere, che la sposerà, che di qui, che di là. Arriva questo amico, in realtà lui non si ricordava neanche di lei, non l'aveva mai notata, a malapena sapeva che esistesse, non perché era brutta, ma perché era una ragazza anonima, una ragazza qualsiasi, eccetera. E in realtà ha contattato suo fratello per dirgli che si sta per sposare con un'altra ragazza, perché erano amici e lo voleva invitare. Tutto qua. C'è una lite, eh, questo, questo zoo di vetro cade e l'unicorno cade e perde la sua diversità, diventa un animale qualsiasi, perde il corno. Questo vuole simboleggiare che anche la ragazza, dopo questo avvenimento, ha deciso di uscire, di vivere la sua vita.
Cosa significa il libro? Il libro significa che quando lei ha deciso di uscire dalla gabbia che si è creata lei, di andare fuori a fare una vita normale, diventa una persona come tutte le altre, cioè non aveva questa diversità né questo handicap che pensava lei, non era neanche la ragazza bellissima, straordinaria che pensava sua madre, cioè è una persona normale come tutte le altre. Quando si è tolta dalla testa questa gabbia che si era creata lei, riesce a vivere la sua vita normalmente, come l'unicorno che quando perde la sua differenza, la sua diversità, diventa un animale come tutti gli altri. Insomma, questo è il significato dell'opera, che però se riuscite a vederla a teatro o a trovare qualche DVD, io l'avevo visto a teatro però in televisione. È meglio chiaramente che leggere il libro, perché è un'opera di teatro, non è un romanzo. Poi, numero 4, vi consiglio Noi ragazzi dello Zoo di Berlino di Cristiane F. Qui in un altro video avevo parlato della sorte dell'autrice e degli altri protagonisti del libro. Comunque il libro parla di questi ragazzi che vivono allo sbando a Berlino, appunto, nelle periferie, nelle zone povere. Cristiane è una ragazzina che a 12 anni, dopo la separazione dei genitori, va a vivere con la madre e, e la sorella e si sente molto trascurata perché la madre deve lavorare, non le segue, e il padre se n'è andato con un'altra e lei si attacca a questo gruppo di ragazzi e comincia a fare una vita un po' sbandata e poi non riuscirà effettivamente mai a uscire dal giro della droga. Da delle interviste che sono state rilasciate quando lei è stata arrestata per dei piccoli reati, viene scritto questo libro, il cognome non è indicato perché è ancora minorenne. Scusate, ma ho i vicini che stanno tagliando il prato e spero che non si senta, c'è un po' di rumore di fondo e d'altronde non posso farci niente. Comunque è questo il libro. Parla di fatti di droga negli anni 80-90. Un altro libro, il quinto, è Niente orchidee per Miss Blendish, questo, anche di questo ho già parlato. Questo autore è James Edley Chase, un autore di genere noir, ma che a me piace molto perché sono libri diversi dal solito. Intanto il thriller parla sempre di delitti, di omicidi, eccetera, invece questo autore parla di rapina al furgone blindato, rapina in banca, furto di gioielli. Questo libro parla del rapimento di una ragazza che poi viene passata da una banda a un'altra e poi subisce delle conseguenze psicologiche perché rimane rapita per diversi anni. Le fanno credere che la famiglia non si vuole occupare di lei, che sia abbandonata, ha la sindrome di Stoccolma, eccetera. E ne sono stati tratti ben due film da questo libro bellissimo, ve lo consiglio. Un altro di cui non ho parlato ancora su questo canale è La vita che ti diedi di Pirandello. Io ce l'ho in questa raccolta che è la raccolta di tutte le opere di teatro di Pirandello. La vita che ti diedi appunto è una pièce di teatro che parla di una signora che ha un figlio, il figlio va via, va all'estero, sta via 7 anni. Quando rientra lei non lo riconosce più, è diventato gretto, meschino, cattivo, egoista, non era il ragazzino buono che si ricordava lei e quindi non lo riconosce. Poco dopo il figlio muore e lei comincia a comportarsi come se quello morto fosse un altro, perché per lei era un estraneo, quindi suo figlio è ancora via, è ancora vivo, non è quello che è morto. È un po' tipo il diario di Edith come storia, cioè questa signora che comincia a vivere una vita parallela dove va tutto bene. Pirandello, come sapete, lui parla molto della psiche delle persone, chi siamo in realtà, chi sono io, qual è la mia vera personalità, eccetera. È molto interessante, anche questo sarebbe da vedere a teatro, anche se io ho letto il libro. Il settimo libro che vi propongo è La ragazza di Bube di Carlo Cassola, che è Mara, che è questa ragazza che all'indomani della liberazione nel 45-46 conosce il partigiano Bube, eroe della resistenza, se ne innamora. Questo è tornato alla vita civile, però è imbottito di precetti di violenza, di vendetta, eccetera, ha commesso un delitto. Dopo un po' viene catturato e condannato, lei innamorata lo aspetta. Parla un po' della resistenza, della vita del dopoguerra, dei rapporti interpersonali, eccetera. Anche questo ha vinto il premio Strega nel 60. È un libro molto bello, io lo lessi anni fa, ve lo consiglio. Numero 8, questo è un thriller classico,
alla Agatha Christie, che è Copritele il volto di P.D. James. Avevo già fatto un video anche su questo libro. Parla di una ragazza madre che va a fare, mi pare, la ragazza alla pari o la cameriera, la babysitter in una famiglia bene, fa amicizia col figlio della padrona di casa e tra loro nasce qualcosa di più di un'amicizia e poi viene trovata uccisa. Il protagonista è invece l'ispettore Dalglish, che è un uomo, però la morta, diciamo, la vittima è una ragazza, per cui l'ho messo in questo elenco. È il primo libro che ho letto io di PDG, se mi è piaciuta molto, è dello stile classico tipo Agatha Christie, molto molto bello se vi capita. L'altro libro è L'attrice di Alexandra Marinina, questo, i cui protagonisti sono sia la poliziotta che indaga, che è Anastasia Kamenskaya, che è la poliziotta protagonista dei libri di questa autrice, sia l'attrice, appunto, la vittima. Un astro nascente della cinematografia russa, a poche ore dalla fine delle riprese del suo nuovo film, viene trovata morta soffocata nella sua abitazione. Questi sono dei gialli scritti in maniera molto semplice, non sono sofisticati come i gialli, però vanno bene per tutti, godibilissimi. L'altro libro di cui vi parlo è Cleopatra di Antonio Spinosa, l'ennesima biografia sulla, credo, la più famosa regina egizia dei giorni nostri, però è scritto veramente molto bene, è un bel libro. Se volete approfondire la vita di questo personaggio storico è sicuramente un ottimo libro. Bene amici, per questo libro abbiamo finito. Vi aspetto, grazie per la visione, al prossimo video, a presto. Ciao.